Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questo video vi parlerò ancora una volta di stampa 3D. Nello specifico vedremo insieme le caratteristiche della nuova LG Saturn 4 Ultra. Questa stampante mi è stata gentilmente inviata da LG in corrispondenza del suo lancio ufficiale. In modo da poterla testare e recensire, esploreremo insieme le caratteristiche principali di questa innovativa macchina, esaminando ogni componente e mettendo alla prova le sue capacità con una prima stampa. Ma ora, senza ulteriori indugi, cominciamo. Iniziamo con l'esaminare il contenuto della scatola di imballo. Come vedete, la calotta di protezione UV è ribaltabile. Questo rende il sistema più pratico da utilizzare ed anche più efficiente in termini di spazio. Diamo una rapida occhiata al contenuto del toolkit. Per prima cosa abbiamo il trasformatore per collegare la macchina alla presa elettrica. Viti di ricambio e brugole per eventuali aggiustamenti, dei guanti in lattice, la spatolina per staccare i pezzi dal piano di costruzione, la spatolina in plastica per pulire il FEP, dei filtri di carta, delle mascherine. Troviamo anche un'antenna utile per collegare la stampante ad un modem Wi-Fi. Infine abbiamo la chiavetta USB per trasferire i file di stampa sulla macchina. Continuiamo ad esaminare il contenuto dell'imballo. Abbiamo ora il piano di costruzione, sembra molto robusto e ben fatto. Sulla piastra di stampa c'è una lavorazione che assicura una migliore aderenza dei primi strati di stampa, mantenendo saldamente il pezzo ancorato alla piastra di costruzione durante la stampa. Il sistema di attacco del piano sull'asse Z avviene mediante una leva. Basta inserire il piano nella sua sede e abbassare la leva per fissare saldamente il piano in posizione. La vaschetta della resina è fissata con delle viti, è realizzata in metallo, molto robusta e ampia. Una delle caratteristiche più importanti della Saturn 4 Ultra è la sua capacità di autolivellamento del piano di stampa. Questo significa che non dovrete preoccuparvi di eseguire un livellamento manuale, poiché avviene automaticamente grazie a dei sensori ad ogni avvio della stampa. Quindi possiamo montare subito la vaschetta e la macchina è pronta a stampare. Andiamo ora a collegare la stampante alla rete elettrica. Durante l'accensione la stampante esegue una serie di test preliminari per controllare che tutti i sensori e i motori funzionino correttamente. Il software è formato da 4 menu principali. Abbiamo il menu stampa dove è possibile accedere ai file presenti sulla chiavetta USB. È possibile anche accedere ad una memoria interna dove possiamo trovare già un file STL per testare la stampante. Abbiamo poi il menu strumenti, dove è possibile agire manualmente sullo spostamento dell'asse Z.
Nel menu LCD possiamo testare il funzionamento dello schermo LCD. Abbiamo anche un menu pulizia, dove è possibile eseguire un'esposizione di tutta la vaschetta per pulire il FEP. Abbiamo infine il menu impostazioni, dove è possibile impostare la lingua e decidere se utilizzare la modalità di stampa a bassa o alta velocità. Vedremo poi le differenze tra queste due modalità. Passiamo ora alla realizzazione della prima stampa. Per farlo utilizzerò questa carrozza che ho personalmente progettato utilizzando Blender e che inserirò nel mio prossimo diorama. Vi ricordo di indossare sempre dei guanti protettivi quando maneggiate la resina e di lavorare in un ambiente ben ventilato. Prima di iniziare la stampa, la macchina esegue una calibrazione dei sensori. La piastra di costruzione scende e appena tocca la resina si arresta per controllarne il livello. Questo dà un'idea della massima precisione di questi sensori, che sentono la minima variazione di sforzo del motore. Dopodiché la piastra scenderà fino a toccare il FEP ed effettuerà automaticamente il livellamento del piano e poi inizierà il processo di stampa. Come potete notare, il funzionamento di questa stampante è radicalmente diverso da quello delle stampanti che ho utilizzato in precedenza. In questa è la vaschetta della resina che fa un movimento oscillatorio lungo l'asse Z per staccare lo strato dalla pellicola FEP, mentre la piattaforma di costruzione si sposta verso l'alto solo dello spessore del layer per ciascuno strato di stampa. Questo sistema migliora il distacco dello strato dalla pellicola FEP, in quanto avviene in maniera graduale e offre anche una maggiore precisione nella stratificazione dei layer. Inoltre elimina la necessità di tempi morti prima e dopo l'esposizione, aumentando così la velocità complessiva di stampa. Ecco tutti i pezzi che compongono la carrozza dopo averli puliti e curati sotto i raggi UV. Ora procedo ad assemblare tutti i pezzi, utilizzando della colla cianacrilica. A questo punto ho stampato anche il cavallo. Per realizzare il file STL ho utilizzato Aeroforge. Bene, la LG Saturn 4 Ultra ha superato brillantemente il test di stampa. I suoi punti di forza includono sicuramente la velocità di stampa e la facilità d'uso grazie al livellamento automatico del piano. Questo la rende ideale per chiunque voglia avvicinarsi alla stampa 3D, anche per chi è meno esperto, garantendo risultati di qualità fin dall'inizio.
Tra le cose meno positive che ho riscontrato c'è il fatto che la Saturn 4 Ultra non dispone di un sistema di riscaldamento della resina integrato. Tuttavia, la LV dispone di un accessorio mini riscaldatore separato che può aiutare a mantenere la temperatura della resina ottimale durante la stampa. Inoltre non è disponibile di serie un filtro purificatore, ma anche questo può essere aggiunto separatamente. Comunque, se state pensando di iniziare ad esplorare il mondo della stampa 3D o anche di passare ad un livello superiore con una stampante innovativa ed a prezzo molto conveniente, la LV Saturn 4 Ultra è sicuramente la scelta che vi consiglio. Vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo presto con un nuovo video, dove inseriremo questa carrozza all'interno di un diorama. Grazie di nuovo e a presto. Ciao.